Si avvicina la Pasqua e oggi vedremo un progetto molto carino. Scopriremo come fare tanti pulcini, una colomba e una gallina usando diverse tecniche e materiali. Io mi sono divertita tantissimo nel farli e sono sicura che sarà così anche per voi e i vostri bambini. Questi lavoretti infatti sono molto facili da eseguire anche per loro. Passiamo subito a guardare il video tutorial di oggi, ma prima mi raccomando, ricordatevi di iscrivervi al canale. Iniziamo i lavoretti per Pasqua scoprendo due modi diversi per fare dei pulcini pom pom, usando questi cerchi di plastica apribili. Prima di iniziare verifichiamo di averli posizionati nel modo corretto. Le due clip che si trovano ai lati si devono chiudere. Dopo aver tagliato un filo di 30 cm circa, posizioniamolo in mezzo fra le due parti del nostro strumento, poi iniziamo ad avvolgergli attorno il filo del gomitolo. Il filo che abbiamo messo in mezzo inizialmente potrebbe essere un po' fastidioso, quindi possiamo fermarlo facendolo passare da uno dei buchini. Avvolgiamo il filo fino a ricoprire il primo semicerchio e quando siamo arrivati completamente a destra torniamo indietro, ripetendo in totale per 5 volte. Tagliamo il filo e fermiamolo annodandolo in questo modo. Ora ripetiamo gli stessi passaggi anche sulla seconda metà del cerchio. Tiriamo verso l'esterno il filo che avevamo fatto passare in mezzo. Poi chiudiamo i due semicerchi e blocchiamoli uno con l'altro usando i gancetti laterali. Infiliamo la punta delle forbici nello spazio fra i due cerchi di plastica e tagliamo i fili seguendo tutta la circonferenza. Prima di sfilare il pompon dobbiamo tirare bene il filo che avevamo fatto passare in mezzo e annodarlo stringendo forte. Ora possiamo tagliare tutti i fili più lunghi che avevamo lasciato durante la lavorazione, tranne i due che abbiamo appena annodato. Procediamo a rifilare il pompon dove serve per dargli una forma più arrotondata. Prendiamo un rettangolino di gomma crepla di 3 cm per 1,5 cm, pieghiamolo a metà e poi tagliamolo a forma di triangolo per formare il becco, che dobbiamo fissare usando un po' di colla attaccatutto. Passiamo poi a incollare gli occhietti mobili. Il primo pulcino pompon è finito. Per il secondo pulcino dobbiamo fare due pompon, uno della stessa grandezza del primo, l'altro di una grandezza leggermente superiore. Ritagliamo le eccedenze di filo anche da questo, lasciando lunghe solo le due estremità che abbiamo appena annodato. Poi prendiamo anche il pompon piccolo e annodiamoli insieme. Per fare il becco tagliamo un pezzo di scovolino arancione lungo 2 cm. Poi pieghiamolo a metà e incolliamolo al centro del musino, mentre per gli occhi usiamo due piccole perline nere. Tagliamo un pezzo di scovolino da 6 cm e pieghiamolo a metà. Poi tagliamone altri due pezzi da 2,5 cm e avvolgiamoli incrociando ognuno su una delle estremità dello scovolino più lungo. Ora possiamo incollare il pulcino sopra le zampette. Per il primo pulcino con i fili di lana dobbiamo preparare un cartoncino con un lato di 10 cm e una larghezza di 5 cm. Prendiamo il filo di lana e mettiamolo a pari con il cartoncino in basso. Poi iniziamo ad avvolgerlo, dobbiamo fare 40 giri. Tagliamo il filo dalla parte dove ci sono i due capi, iniziale e finale,
Poi tagliamo tutti i fili a metà. Ora tagliamo un pezzo di filo, mettiamolo a metà della lunghezza dei precedenti e leghiamo tutto insieme facendo un nodo ben stretto. Ora prendiamo circa metà dei fili sulla destra del nodo. Mettiamo una matita sopra il nodo centrale e passiamoci sopra i fili. Con un pezzo di filo fissiamo tutto in questo punto. Ora riprendiamo il cartoncino e avvolgiamo il filo 30 volte. Giriamo sottosopra i fili legati e appoggiamoci sopra quelli che abbiamo appena tagliato. Poi prendiamo i fili a destra e portiamoli a sinistra. La parte sotto deve sporgere un pochino di più rispetto a quella sopra. A questo punto possiamo bloccare tutti i fili facendo un nodo ben stretto sotto. Tagliamo un altro pezzo di filo lungo, poi prendiamo i fili dalla parte destra e portiamoli verso sinistra, facendo poi la stessa cosa dalla parte opposta. Leghiamo tutto insieme in questo punto, stringendo bene. Poi possiamo tagliare i fili che sono un po' più lunghi. Tagliamo un pezzettino di scovolino arancione lungo circa 2 cm, pieghiamolo a metà e incolliamolo nel buco al centro del musino. Per gli occhi invece usiamo 2 perline nere. Per il secondo tipo di pulcino il procedimento è leggermente diverso. Per non confondervi e per semplicità vi farò vedere i vari passaggi usando lana di colori diversi. Iniziamo usando ancora un cartoncino da 10x5 attorno al quale avvolgerò il filo marroncino per 40 volte, per poi fare la stessa cosa anche con quello giallo e con quello color panna. Taglio un pezzo di filo per chiudere i fili color panna, poi taglio anche un pezzo di filo beige e un pezzo di filo giallo. Sovrapponiamo perpendicolarmente i fili gialli a quelli marroni. Poi prendiamo i fili marroni a sinistra e facciamoli passare sopra ai gialli. E poi dobbiamo fermarli annodando il filo. Per aiutarci a tenerli fermi possiamo usare una molletta. Leghiamo anche i fili gialli, poi ruotiamoli per formare un angolo di 90 gradi con quelli marroni. Dobbiamo ottenere un risultato come questo. Ora dobbiamo posizionare al centro i fili color panna, poi prendiamo un foglio di carta da cucina e appallottoliamolo rendendolo leggermente ovale. Appoggiamolo sopra i fili gialli e copriamolo con quelli marroni. Poi leghiamo tutto insieme per formare la coda. Ora dobbiamo congiungere sulla coda i fili bianchi facendo attenzione a coprire bene la carta da cucina. Rifiliamo la coda con le forbici, poi pieghiamo a metà un pezzo di scovolino arancione da 2 cm e incolliamolo al centro del muso. Facciamo le zampette con un pezzo di scovolino da 6 cm e 2 pezzi da circa 3 cm. Avvolgiamone uno su un'estremità dello scovolino più lungo. Poi infiliamolo sotto un po' di fili della pancia e avvolgiamo anche l'altro pezzettino da 3 cm. Per gli occhi attacchiamo 2 perline nere. Ora passiamo a fare la colomba. Il procedimento è identico a quello che abbiamo appena visto, solo che lo eseguiremo usando solo fili bianchi o color panna. La differenza sta nella coda. Per farla bella vaporosa dobbiamo armarci di santa pazienza perché dobbiamo aprire tutti i fili dividendoli in questo modo. Rifiliamo la coda con le forbici, poi attacchiamo gli occhi e il becco. Tagliamo una striscia di carta crespa e tenendola davanti a noi facciamo attenzione che si allarghi in orizzontale. Mettiamo l'uovo circa a metà altezza,
Facciamo una torsione alla carta crespa e ripieghiamola sull'uovo in modo che lo copra. Chiudiamo facendo un fiocchetto con un pezzo di nastrino colorato. Accorciamo la parte superiore della carta crespa e tagliamola a striscioline. Ora prendiamo un pezzo di scovolino lungo circa 25 cm, avvolgiamolo attorno a 2 dita e arrotondiamolo. Questo servirà come base su cui appoggeremo l'ovetto in modo che rimanga in piedi. Poi tagliamo un triangolino di gomma crepla e attacchiamolo sull'uovo. Incolliamo anche 2 occhietti mobili. Questo lavoretto per Pasqua è super facile. Quello che ci serve per fare il pulcino è il contenitore giallo delle sorpresine che si trovano negli ovetti di cioccolato. Tagliamo un triangolino di crepla e incolliamolo in mezzo. Poi disegniamo 2 occhietti con un pennarello indelebile nero. Prendiamo un pezzo di scovolino arancione da 5 cm e pieghiamolo a metà. Poi avvolgiamo attorno a entrambe le estremità 2 pezzi da 4 cm. Mettiamo una dose abbondante di colla attaccatutto e incolliamoci sopra il pulcino. Poi facciamo un ciuffetto utilizzando ancora 2 pezzettini di scovolino arancione che dobbiamo incrociare e incollare sulla sommità del capo. Per fare il secondo pulcino dobbiamo disegnare sulla gomma crepla gialla una forma arrotondata di questo tipo che ci servirà anche come sagoma per ritagliare anche la seconda ala. Attacchiamo le ali sui lati del guscio di plastica, poi disegniamo e ritagliamo le zampette su un pezzo di crepla arancione. Incolliamo 2 occhietti mobili e facciamo il becco con un triangolino di gomma eva. Terminiamo questo pulcino facendogli un ciuffetto con un triangolino sottile e lungo di crepla che dobbiamo arricciare leggermente, poi attacchiamolo sulla sommità della testa. La gallina portauovo per Pasqua è un vero e proprio progetto di riciclo creativo. Per farla, infatti, useremo una confezione di cartone delle uova come questa. Dobbiamo iniziare tagliando un angolo della confezione. Fate attenzione a farlo proprio come sto facendo io, perché ci interessa tenere sia il vano portauovo all'angolo che la parte sporgente che si trova in mezzo. Con le forbici passiamo a rifilare il cartone seguendo i bordi del portauovo e della parte sporgente. Ora possiamo dipingere il cartone con colori chalk paint o con dell'acrilico bianco. Mentre asciuga prepariamo con la crepla arancione 2 triangolini per il becco e con quella rossa i bargigli e la cresta della gallina. Incolliamo i bargigli sotto uno dei triangolini arancioni, poi ritagliamo la cresta facendo un lato leggermente incurvato e l'altro a zig-zag. Poi incolliamo anche il becco. Per finire disegniamo gli occhietti con un pennarello nero indelebile. I nostri pulcini